Ragazzi, ci siamo, scuola di motocross con Gio Sala, sono prontissimo, KTM 350 da cross 2020 nel pick up Mitsubishi L200, grande Mitsubishi, partner di questa iniziativa di Moto.it, cappellino con l'autografo del Gio, e adesso andiamo alla pista di Chieve. Andiamo alla pista, però guarda un attimo qua sto bivio, mi aspettano tra mezz'ora, io quasi quasi, sapete cosa vi dico? Ci vado con un minimo di ritardo, però ho il pick up con una trazione integrale della miseria e voglio godermelo un attimo, non sono mica in giro col furgone oggi. Vado a farmi un pezzo di fuoristrada che conosco qua vicino, attorno a casa, e poi li raggiungo, guarda che buche, li raggiungo alla pista di motocross, però prima mi diverto. Speriamo che Gio e Imone non si arrabbino troppo, però io voglio provare a vedere l'L200 di cosa è capace. Sesta generazione, 40 anni di successi in fuoristrada, è un mito dell'off-road, e quindi adesso andiamo a affrontare dei percorsi belli difficili, ragazzi. Caspita che fango, però la trasmissione davvero 4x4 della Mitsubishi in fuoristrada è fantastico. Questo perché? Perché ho il cambio automatico che mi aiuta tantissimo, 6 marce, posso usarlo anche con i paddle al volante e sequenziale anche ovviamente con la leva. E poi c'è una trazione integrale davvero fuoristrada. Perché vi dico questo? Perché ho la trazione sulle 2 ruote motrici, mamma mia che fango che c'è qua, 2 ruote motrici, ma posso passare alle 4 ruote motrici che sto usando adesso per venire fuori da questo disastro. E non solo, ho le ridotte, ho il blocco del differenziale centrale ovviamente per avere la massima motricità, però pensate che l'L200 si spinge oltre. Abbiamo anche il blocco del differenziale posteriore, questo per affrontare i percorsi più difficili. Non solo per chi ci andrà a fare fuoristrada e motocross, ma anche per chi lo usa per lavoro. È un mezzo davvero incredibile. E dal boschetto siamo usciti. Grande Mitsubishi L200. Dai che arriviamo dal giù. Dai, via! Ma Andrea, ci ha fatto venire qua alla pista, vicino a casa sua, e non è ancora arrivato, ma sarà mai? Ma non lo so, mi ha detto devi essere super puntuale, sai che lui è super preciso. Io ho dormito niente, che stanotte ho finito matrimonio. Te da dov'è che arrivi? Io arrivo dall'Ecuador. Ah, figurati. Fuso orario, cavolo orari, figurati. Cioè, un'ora, quanto cavolo ci vuole, dai. Speriamo che non mi becchino l'auto con tracce di fango, se no veramente mi sgridano tantissimo, ragazzi. Crossodromo Credera Rubiano, Z Park, siamo arrivati in ritardo da Gio e Imone. Saranno già qua? Secondo me sì, siamo con un'ora di ritardo. Colpa della Mitsubishi, mannaggia, mi ha fatto divertire tutta mattina. Oh, ecco che arriva. Oh, finalmente, cavolo. Mitsubishi nuovo, pick up. Bravo. Ti sembra questo l'ora di arrivare? Dai, c'è il Gio, il moto, pista perfetta, andiamo un po' a girare in moto, dai. Stai lontano per non farti prendere? Sto un po' lontano perché sarete arrabbiati. Sì, ma allora, scusate. Amici di Moto.it, ciao a tutti, con Aimone dal Pozzo, vieni qua Aimone, alla mia destra, e il grandissimo campione Gio Sala. Beh, anche adesso te ne diamo di santa ragione, però. Sì, scusate. Così ci facciamo anche un po' di riscaldamento. Ragazzi, mi sono un po' divertito oggi con la Mitsubishi L200, il nuovo pick up, che è partner fondamentale di questa iniziativa di Moto.it. Oggi sono un po' in veste da tester tifoso, Gio, perché ho il cappello con la firma tua e con quella di Nicola Dutto. Aimone lo conoscete già, è il nostro tester del motocross e dell'enduro, un ragazzo bravino, se la cavicchia con la moto, e quindi era perfetto oggi. Per che cosa? Per la scuola di motocross con Giovanni Sala. Abbiamo fatto la scuola di enduro con Gio e Imone, la trovate sul canale YouTube di Moto.it, guardate le puntate e iscrivetevi al canale. Bravo, puntate che sono state viste in tutto il mondo, Gio. Infatti ho avuto un discreto successo, mi hanno fatto i complimenti, qualcuno ha preso qualcosa da questi video che con Imone spiego come guidare in fuoristrada. Però adesso
passiamo oggi, scuola di motocross, e magari qualche ragazzo più giovane che ci segue su YouTube potrebbe dire: perché Giovanni Sala alla scuola di motocross? È facilissimo dirvelo, perché Gio Sala ha cominciato qualche annetto fa col fuoristrada, ma con l'enduro. Esatto. Ha vinto subito nell'enduro campionati molto importanti, poi, visto che avevi questa manetta esagerata, sei passato al motocross vincendo dei titoli regionali, passando poi al campionato italiano e finendo addirittura al mondiale di motocross. Non tutti lo sanno. Sì, infatti ho avuto 10 anni di motocross dove ho corso nei senior ai massimi livelli, ovviamente non professionista ma da amatore, però sono arrivato a fare una prova di mondiale, quindi diciamo che ho un passato anche storico nel motocross. Che cilindrata? Ma le facevo tutte, cioè 5, 2,5, 500, all'epoca si poteva partecipare con Che all'epoca tutte le... correre con i 502 tempi era già da Bellissimo, uomini veri, perché bellissimo. oggi le moto sono talmente semplici che quello lì in confronto molto pazzesco, impegnative, pazzesco. sì, però divertenti. Oggi un po' di due tempi, adesso vedremo che ci sarà, perché faremo 4 puntate, seguiteci, dedicate al motocross con Gio Sala, che apro un'altra parentesi perché abbiamo qua il Gio, bisogna dirlo. Poi è tornato al suo primo amore, all'enduro, ha vinto 5 titoli mondiali, diciamo 6 perché ha vinto anche un'assoluta quando Infatti. c'era ancora il titolo assoluto Esatto. di mondiale di enduro, poi si è fatto 10 Dakar, è finito a podio anche alla Dakar e ha vinto 19 titoli italiani, quindi ti chiamano il senatore dell'enduro, ma io direi il senatore del fuoristrada, mondiale motocross, Assolutamente, Dakar, assolutamente. mondiali di enduro, italiani di enduro. Ti manca di sfidare trial. Tony Boone e il trial. Prossimamente. Poi a posto, Gio Sala. Quindi, maestro, oggi sei il nostro maestro. Magari mi metterei un altro Del autografo cappello. sul berrettino KTM. Gio, anzi anche a lui magari. Se te lo meriti. Vediamo. Avrai 2 allievi diversi, un allievo molto forte, Aimone, che guiderà il 125 2 tempi, che piace sempre di più ai ragazzi, Bellissimo, bellissimo. perché nel motocross non abbiamo limiti Non di solo ai inquinamento. ragazzi, anche a comunque chi è appassionato, vuole una moto facile per divertirsi e andare a fare 2 salti in pista senza tanti sbattimenti. Secondo me oggi è una delle moto migliori. Pensavo dicesse 2 salti in padella. come hai detto così. Quelli tra poco. No, che fra quelli l'altro il tra motore poco. spinge forte. Mamma Lo mia, dicevo una mamma volta, mia. adesso va veramente forte e tocca avere il controllo della situazione per riuscire a gestire tutta E tu invece la potenza. vecchietto cosa usi? Esatto, io sono l'allievo di 44 anni, un po' più stagionato, e Gio dovrà avere pazienza con me perché guiderò invece una delle moto più amate, la Big 4 tempi, in questo caso un 350, c'è anche il 450 che è una cilindrata che piace tantissimo a chi ha superato magari 40 anni perché se la guidi a fuoco con le marce basse ti impegna, ma se la fai correre con le marce lunghe è una gran bella moto. Ti impegno uguale, infatti. E Gio mi toglierai un po' di ruggine. Vai, cercherò di darti una mano per essere più sciolto. E adesso vi diciamo anche che le puntate saranno 4, partiamo con un aspetto che tante volte viene sottovalutato nel motocross, che è la curva, perché in curva si guadagna come nella velocità, anche nel motocross È lì che tantissimo si fa il tempo. tempo. Quindi la curva, poi passeremo a un altro aspetto molto importante, il salto, che negli anni è cambiato. Negli anni 90, quando tu correvi e anch'io correvo nella regionale motocross, si saltava altissimi, lunghissimi. Adesso le nuove tendenze sono a saltare meno alto possibile, ma stare in aria poco e prendere subito velocità. Diciamo che Soprattutto, scusatemi se vi interrompo, bisogna essere belli in fotografia. Certo, certo. Perché se non è la foto, non è sufficientemente storta la moto, non è un salto. Esatto. Ma non sempre quello poi, se vuoi correre, fa la differenza. Esatto. Poi terza puntata, fondamentale anche questa, sono le buche, le ways, o le whoops, che però non ci sono più grazie al cielo, quindi affronteremo anche questo aspetto, i tratti bucati, in particolare con i tratti bucati e le gobbe in sequenza, le cosiddette ways. E quarta puntata fondamentale nel motocross, perché lì si gioca tanto della gara, Gio. Mezza gara, Mezza gara è la partenza, con staccata. con Quindi, la prima staccata e la prima curva. come scegliere il posto al cancelletto, che marcia utilizzare, come affrontare la prima curva, che è la parte più importante della gara. Metà gara si gioca lì. Adesso però io direi che prendiamo la Mitsubishi L200 e con te a fianco al guidatore ci fai vedere quali pezzi della Andiamo pista di a chiave scegliere. selezionare. Ma oppure con te, magari tu. con te la guida? Guido io. No, io non vengo. Va bene. No, no, no. No, Sì, ma non hai visto, arriva tardi, va arrivo piano. tardi, ma dopo recupero. Dai, andiamo. E vai. Gio, siamo in auto, lanciati verso la seconda puntata dedicata alla cosa più spettacolare del motocross, che è il... Salto. Da cosa cominciamo? Un panettoncino natalizio? Questo panettone è abbastanza interessante perché lo prendi in velocità. Come vedi la rampa è Sì. abbastanza lunga e quindi è un salto piuttosto importante da prendere in velocità.
Ma con il Mitsubishi intendi? Certo, ovvio. Vedrai che la nostra Hurricane ci porterà alla fine senza problemi. E niente, praticamente il salto devi prenderlo praticamente con la moto in trazione, perché ovviamente l'innesto del salto va preso con il gas per mandare la moto lontana. Stacchi praticamente quando sei sul culmine, sull'apice del salto, per far sì che la moto praticamente non prenda troppa velocità e vada troppo in alto, che ti comporta una perdita di tempo. Ah, giusto, quindi le nuove tecniche di guida anche non saltare troppo in alto come dei grilli come facevamo negli anni 90, E infatti, ma un po' più bassi. sì, ovviamente che la moto più tocca il suolo più spinge, quindi stare in aria adesso è diventato un po' una perdita di tempo, che invece una volta era un classico, perché non c'erano le tecniche, ma soprattutto le sospensioni delle moto moderne. Certo. Grande Joe, quindi è il momento di passare all'azione adesso. Vai! Ragazzi, seconda puntata, il salto. Siamo pronti? Pronti! Questo è una sorta di doppio salto, anche se in realtà non è un doppio salto, però bisogna fare attenzione, perché se arrivi corto la moto rimbalza e rischi di cadere e ovviamente perdi tempo. Quindi bisogna cercare di arrivare in velocità, staccare specialmente tu col 125 il gas quando sei all'apice del salto per portarla di là. Ovviamente qua dovresti fare il salto con la ruota davanti un po' più alta, in modo che se arrivi corto sfrutti la discesa e poi prendi l'inerzia. Non la musata, insomma. No, non ti succede, perché è fatto in sicurezza, non preoccuparti. Quindi a manetta fino all'apice, ti stacchi, ti alzi e praticamente butti la moto dall'altra parte con la ruota leggermente impennata. Posizione in sella? Allora, praticamente quando esci tu carichi il davanti, e quando sei qua in piedi sulle pedane ti stacchi, e quando la moto praticamente si stacca dal salto porti il fisico un po' in avanti, e all'atterraggio, in base a quanto sei lungo per assorbire, se sei molto veloce allora praticamente atterri con le pedane e sei parallelo alla moto. Se ti succede che sei corto devi stare indietro per compensare la botta che prende la moto, e se invece sei lungo tranquillamente non c'è problema a mettere. Guarda, se sei lungo chiudi gli occhi. No. Joe, cose importanti. Dimmi. L'uso dell'acceleratore, del gas e del freno in aria per correggere l'impostazione della... In questo salto non serve, perché questo qui è in velocità, quindi non devi assolutamente frenare, anche se parti così la moto deve andare veloce, anche se stai un pelo di più in aria non è un problema, perché ti aiuta nell'atterraggio sulla discesa dove prendi più velocità. Quindi qua freno in aria e frizione niente, moto a manetta e praticamente via. E come approcci quando atterri sulla rampa di discesa? Come ti Gas, prepari a quella dopo? Gas, perché quando tu atterri la moto devi spingere, perché se tu arrivi con il gas leggermente chiuso o con la ruota che non è in spinta si infossa la moto. Quindi quando atterri Anche qua che c'è sabbia molle, comunque ancora di più, ancora di più. E comunque in questo caso quando atterri acceleri, perché vedi che c'è un altro doppio salto là. Quindi per prendere la velocità per il prossimo, comunque è fondamentale che tu arrivi a manetta e stacchi all'apice del salto. Andiamo? Vai! Ottimo Imone, bene, perché arrivi a manetta, stacchi sull'apice del salto, ma soprattutto il 125 a poca potenza gli dai una alleggeritina che ti aiuta ad arrivare di là. Tu Andrea arrivi qua bene, però tante volte non arrivi di là molto deciso, dovresti prendere un po' più di velocità in uscita, e soprattutto quando sei all'apice, se ti rendi conto della velocità, un po' quasi alleggerire la moto per buttarla di là, ma soprattutto arrivare con l'avantreno un po' più aperto, perché il primo giro tu atterri e il secondo sei partito un po' sbilanciato, quindi sarebbe il caso di riprovare, che arrivi più sgasato e non chiudere il gas un po' prima, proprio sull'apice, quasi che la moto faccia così, che la ruota ti spinga, e allora ti butta di là, in caso alleggerisci un po'. Ragazzi, devo sempre rifarla perché il maestro ha sempre ragione. Esigente. Giusto. Grande Andrea, hai visto? Tu stacchi praticamente in cima, arrivi da meglio, ma soprattutto con la discesa prendi lo slancio più veloce per fare il secondo, e qui hai guadagnato tempo alla grande. Ma hai fatto venire voglia di un bel panettone. Andiamo a mangiarlo. Vai. Grande Imone, prima o poi sarò come te. Eccoci il panettone.
praticamente il panettone è una cosa importantissima, perché mi sono dimenticato che ovviamente nel motocross fare qualche giro di prova libera per conoscere il tipo di salto e panettone per sapere quanto è lungo. In questo caso già sappiamo che è abbastanza lungo. Cos'è il segreto? Uscire in velocità dalla curva, prendere velocità, dare marcia senza paura, e quindi qua arriverai in una terza, e praticamente sulla rampa dar del gas, praticamente caricando le pedane sulla rampa in modo che quando siamo all'apice stacchiamo, e in quel caso lì, se portiamo il peso leggermente in avanti, guadagniamo l'intero asse della moto atterrando con la ruota davanti. Se fosse troppo impennata la moto, ecco che allora in quel caso lì chiudi un po' la frizione, dai un po' di freno, e se proprio devi insistere dai anche un po' di gas, che la moto tende a scendere con l'avantreno. Così cosa succede? Non sei obbligato a saltare troppo lungo e perdere tempo, perché col guadagno della moto poi sfrutti anche la discesa per prendere velocità. Bene ragazzi, la rampa approfondite bene. Se vogliamo saltare ancora un po' più lungo per sfruttare appieno la discesa, bisogna andare più in velocità, dare uno stacco, o meglio un pelo di gas ancora qua senza arrivare al culmine, però con più velocità, in modo che la moto ti lancia e guadagni praticamente un paio di metri che atterri proprio nella discesa, che sei pronto poi per l'accelerazione inserito in curva. Buono ragazzi, grandi! Avete capito? Praticamente la rampa è quello che ti dà lo stacco per arrivare sulla discesa, più o meno, in base alla velocità e il colpo di gas che tu dai. Qua non bisogna tenere accelerato fino all'apice, se no se la moto parte in puntata è una perdita di tempo, oltre al rischio di capotarsi. Direi che la seconda puntata è finita. Avete capito come salta, sì o no? Sì, Aimone? Ti ho visto bello tra le stelle a un certo punto. Mi ha detto fallo più lungo e io ho sbagliato col 3,5, viaggiano queste cose. Hai visto? No, comunque sei comunque atterrato sulla discesa, perché vedi com'è lunga? Eh sì, fortuna che si ferma lì. Ragazzi, la seconda puntata è andata con questi campioni qua, vieni qua Gio, con Gio e Aimone. Adesso commentatela qua sotto, iscrivetevi al canale, diteci se vi è piaciuto o no, e grazie per averci guardato fino a qua. E poi pronti per la terza puntata che facciamo presentare. La prima l'ha presentata il Gio. Adesso allievo, cosa ci aspetta? La prossima puntata facciamo un'americanata, perché andiamo a fare le buche talmente grosse che poi diventano wave, quindi le wave sono una roba moderna e le affronteremo in due modi completamente diversi, no? E Gio ci spiegherà qual è la maniera migliore per farle. Ragazzi, ci vediamo sugli avvallamenti. Ciao!